Specchio, specchio delle mie brame, non è forse questo il più perfetto di ogni reame? Allora, siediti e mettiti comodo, mio signore, perché è il momento, questo, di conoscere le migliori scapolottine e... Ciao amico, benvenuto sul mio canale. Mi chiamo Nero e ti spiego l'Islam come te lo spiegherebbe un cane nero. Proseguiamo, anzi ritorniamo alla carrellata di mogli, spose, concubine di Muhammad, a cui, a differenza degli altri uomini, era stato concesso da parte di Allah di potersi prendere per compagna quante donne volesse. Che fortuna, eh? Come dice la stessa Aisha, peraltro, in un hadith, sembra proprio che Allah si dia da fare per soddisfare i desideri del suo profeta, e badate bene, solo i suoi. Narrato da Aisha. Ero solita guardare con disprezzo quelle donne che si erano offerte al messaggero di Allah e dicevo: può una donna offrirsi a un uomo? Ma quando Allah rivelò: tu, o Muhammad, puoi rimandare il turno di chi vuoi di loro, le tue mogli, e puoi accogliere chi vuoi di loro, e non c'è colpa su di te se inviti una di quelle il cui turno hai temporaneamente messo da parte. Dissi al profeta: sento che il tuo Signore si affretta a soddisfare i tuoi desideri e le tue volontà. Nella Sura 33, infatti, viene chiaramente specificato che solo Muhammad può prendersi quante mogli vuole e che può trascorrere quanto tempo passare con ciascuna a propria discrezione, altro privilegio esclusivo. Se vuoi approfondire il discorso legato alla Sura 33, ho dedicato un video specifico alla vicenda che trovi in info box. La differenza viene sottolineata anche da Ibn Kathir, che scrive: in verità sappiamo cosa abbiamo imposto loro riguardo alle loro mogli, e significa riguardo alla limitazione del loro numero a 4 donne libere e ciò che desiderano dalle schiave e le condizioni di un rappresentante, della dote e dei testimoni al matrimonio. Questo è per quanto riguarda la umma, cioè la gente comune, ma abbiamo concesso un'esenzione nel tuo caso, cioè Muhammad, e non abbiamo imposto nessuno di questi obblighi su di te. Gli obblighi a cui si riferisce il testo sono anche quelli relativi al wali, cioè il mediatore quando si contrae matrimonio, e la dote. Una donna non poteva infatti offrirsi in sposa senza una dote, tutte condizioni che cadono quando si tratta di Muhammad, ma approfondiremo il discorso tra poco. Diamo quindi un breve sguardo alle mogli / concubine / compagne meno note. Sono tantissime e qui ne abbiamo veramente preso una piccola porzione. Maimuna bint al-Harith, la moglie che soffre, con e senza apostrofo. Maimuna è una delle mogli di Muhammad che si è distinta per un gesto piuttosto audace. Invece di aspettare di essere scelta, si è offerta direttamente in sposa al profeta. E perché no? Aveva già provato il matrimonio 2 volte, una con Masud bint Amr, che la lasciò, e poi con Abu Rum bint Ab al-Uzza, che morì lasciandola libera e disponibile. Così, durante il pellegrinaggio minore del 628, si sposò con Muhammad con l'intervento di suo zio Al-Abbas, che per essere sicuri che tutto fosse in regola si occupò personalmente delle formalità. Maimuna non solo visse una lunga vita, raggiungendo la veneranda età di 80 anni, tuttavia la sua storia non è tutta rose e fiori. Quando infatti Muhammad cominciò a mostrare i segni del male che lo avrebbe portato alla morte, fu vinto da un malore proprio durante una visita a casa sua. In seguito, mentre il profeta giaceva a letto vinto dai dolori, Maimuna e un'altra moglie del profeta, cioè Salama, insieme allo zio Al-Abbas, decisero di somministrargli a forza una medicina miracolosa dall'Abissinia. Il profeta non era affatto entusiasta dell'iniziativa e una volta ripresosi ordinò che tutte, Maimuna inclusa, prendessero lo stesso rimedio come punizione. E come se non bastasse, Maimuna dovette farlo anche se stava digiunando. Dopotutto l'ordine di Muhammad andava rispettato e non si poteva certo sgarrare, tranne naturalmente per lo zio Al-Abbas, che stranamente sfuggì alla punizione. Sarà che lo zio era una figura troppo importante per essere toccata? Sarà. Fatima al-Aliyah bint Zabian al-Dahhak, la moglie che non si faceva i cazzi suoi. Il messaggero di Dio sposò al-Aliyah, una donna dei Banu Abi Bakr bint Kilab. Le diede dei doni come compenso per il divorzio e la lasciò. La nota sotto riferisce qualche dettaglio del motivo. Pare che al-Aliyah bint Zabian fu divorziata perché spiava le persone nella moschea attraverso la porta. Quindi questo fu un matrimonio lampo per il buon Mo, che poteva tollerare di tutto, matrimoni con bambine,
prendersi in sposa delle schiave che erano appena state catturate con la famiglia sterminata, decapitazioni, massacri, però i guardoni no, mi spiace, I guardoni proprio no, e che cazzo Fatima, pure tu che gli rovini la reputazione così. Anshamba bint Amr al-Ghifariya, la moglie scettica. Anche io sono scettica sull'aver pronunciato bene questo nome, ma andiamo avanti. Al-Shamba, che sembra aver espresso dubbi sul mestiere di profeta di Muhammad, è stata silurata nel giro di un battibaleno. Dopo la morte del figlio del profeta, Ibrahim, Anshamba commentò con sarcasmo che se Muhammad fosse stato veramente un profeta, il suo caro non sarebbe morto. Questa osservazione le costò il matrimonio, ma leggiamo insieme la vicenda, fonte Al-Tabari, di cui ti lascio il link in descrizione. Il messaggero di Dio sposò Al-Shamba bint Amr al-Ghifariya, la cui tribù era anche alleata dei Banu Qurayza. Alcune fonti affermano che fosse una Qurayshita e che la sua discendenza non sia nota perché i Banu Qurayza perirono, indovinate per mano di chi. Si dice anche che fosse una Kinanita, ebbe il ciclo mestruale quando entrò nella casa del messaggero di Dio e il figlio del profeta, cioè Ibrahim, morì prima che lei facesse il bagno di purificazione rituale e disse: se fosse stato un profeta, la persona a lui più cara non sarebbe morta. Così il messaggero di Dio la congedò dandole il divorzio. Ghazia bint Jabir, la moglie Agé. Tra le mogli di Muhammad c'è anche Ghazia, soprannominata Shank, che ebbe una sorte simile a quella di Anshamba. Quando Muhammad la incontrò, la trovò troppo anziana e la ripudiò. Nonostante il divorzio, Ghazia rimane devota all'Islam e continuò a predicare la fede tra le donne qurayshite. Tra chi difende le gesta amorose di Muhammad, c'è chi giustifica la consuetudine di prendere molte mogli con la scusa dell'offrire loro protezione, magari perché rimaste vedove o perché non disponevano di altre risorse o mezzi per potersela cavare da sole. Ghazia, che era stata sposata in precedenza, avrebbe potuto in effetti aver bisogno di protezione. Ma niente ragazzi, al buon Mo piacevano giovani e fresche. Eccezione fa ovviamente Khadija, di cui ti ho parlato in un video precedente, che guarda caso però era molto ricca e influente. Tu guarda. Laila bint al-Khatim, la moglie che gosta, sempre dal Tabari. Si riporta che Laila bint al-Khatim si avvicinò al profeta mentre era con la schiena al sole e lo colpì sulla spalla. Egli chiese chi fosse e lei rispose: sono la figlia di colui che compete con il vento. Sono Laila. Sono venuta per offrirmi in matrimonio a te, quindi sposami. Egli rispose: accetto. Lei tornò al suo popolo e disse che il messaggero di Dio l'aveva sposata. Loro dissero: che cosa hai fatto? Sei una donna rispettabile, ma il profeta è un uomo stanco. Richiedi l'annullamento del matrimonio. Lei tornò dal profeta e chiese di revocare il matrimonio e lui acconsentì alla sua richiesta. Che dire, Laila? Ti sei scansata un fosso. Chapeau. Anzi, chapeau alla tua tribù. Amra bint Yazid, la moglie malata. Si sa veramente poco su di lei, una donna della tribù di Banu Ruas bin Kilab. La nota relativa a quest'ultima donna citata dice che il profeta la sposò, ma quando scoprì che lei aveva la lebbra, la divorziò. È curioso osservare come, nonostante l'enfasi della dottrina e dell'esegesi sulla sua purezza e nobiltà di intenti, le scelte coniugali di Muhammad sembrano seguire una logica tutt'altro che virtuosa e disinteressata. Muhammad non solo privilegiava giovani, molto giovani e attraenti donne, ma riservava un trattamento decisamente diverso alle donne anziane e malate, il che stride di parecchio con l'immagine di uomo virtuoso che ne dà la religione. Il matrimonio, più che un atto di puro affetto, era uno strumento strategico per consolidare alleanze politiche e sociali. Le sue nozze erano, in effetti, un mosaico di connessioni e favori, con figlie e compagne che si scambiavano ruoli in una danza ben orchestrata di alleanze e legami familiari. Non è un caso che i primi 4 califfi che si succedettero a Muhammad, pilastri della comunità musulmana, fossero tutti legati al profeta tramite matrimonio, confermando che la sfera privata e quella politica erano, e in molti modi continuano ad essere, intimamente intrecciate. Per carità, il matrimonio come mezzo per stringere alleanze e unire famiglie era in uso in tutto il mondo, ma ci vedo ben poco di sacro e spirituale nell'utilizzare una donna come merce di scambio per ottenere favori politici, alleati e potere, specie se poi la donna può essere ripudiata per malattia, o perché è troppo vecchia, o per altri futili motivi. E io già qui la sento la frase di rito che arriva. Ma erano altri tempi, non tieni conto del contesto. Sì, lo so che sono trascorsi 1400 anni, che anche in altre parti del mondo si faceva così e bla bla bla. Ma allora perché la vita di quest'uomo è paradigma assoluto di perfezione e virtù? E perché viene considerato un modello?
Se mi si obietta che erano altri tempi, implicitamente si riconosce che certi usi e costumi sono ormai obsoleti e che quindi le gesta di Muhammad appartengono ad un passato da rinchiudere definitivamente nel cassetto e da non replicare. Il che è un problemino, visto che il Corano, che contiene molte rivelazioni legate ai suoi casini personali, si propone come un testo valido per ogni tempo. Per oggi la puntata finisce qui. Ti ringrazio per essere stato con me fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video. A presto, Nero.